Ciao manutentori, ciao hobbisti, bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Oggi vi presento l'ennesimo avvitatore trapano a percussione. Me lo manda Banggood. Ultimamente Banggood si sta dando molto da fare con gli youtuber, almeno quelli del mio giro, diciamo così, che tra l'altro approfitto per salutare il grande Riccardo Muscarella, Chris Garage SR e Marco Di Battista. Ciao ragazzi! Dicevo, si stanno dando molto da fare i signori di Banggood e ci stanno mandando tanti belli attrezzi da recensire e da provare, eccetera. Oggi ne vediamo uno molto interessante, sempre perché hanno dei prezzi molto concorrenziali. Si tratta di un trapano avvitatore a percussione brushless. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Eccolo, arriva in una scatola di cartone molto anonima, che tra l'altro è proprio il suo imballo. La scritta Mensela, che è il marchio del trapano, ne avevo provati altri con la scritta Top Shack scritto. Penso che bene o male la matrice sia sempre la stessa, cambiano i marchi, ma sono sempre marchi distribuiti da Banggood. Non c'è scritto praticamente nient'altro, quindi lo possiamo andare ad aprire. Come dice sempre Riccardo Muscarella, apriamo sempre ai lati, così, e poi tiriamo per evitare di rompere quello che c'è all'interno. E infatti all'interno cosa troviamo? Subito in superficie una bella sacca in cordura, che è poi la custodia del nostro trapano. Non c'è una valigetta rigida. Manuale di istruzioni che, vi anticipo, a parte essere scritto solo in inglese, le istruzioni in realtà sono soltanto questa paginetta. C'è scritto qualcosina di interessante, tipo per esempio lubrificare sempre quando si fora metallo, e dice però stranamente le eccezioni sono ferro e ottone, che devono essere forati a freddo. Per l'ottone sono d'accordo, per il ferro un po' meno, anzi vabbè, comunque ecco qua, e questo è il contenuto. Al che uno si chiede, ma ho ordinato un trapano o una spazzola, un pulitore per qualcosa? Perché dentro troviamo questo che ha una forma a noi molto familiare, non penso che serva per quello, un'altra spazzola piatta e un'altra spazzoletta piatta più piccola. Quindi ci danno un trapano con delle grandi prestazioni e ci forniscono delle spazzole. La cosa lascia un po' perplessi. Comunque queste le lasciamo nella confezione perché non saranno, vi dico già, oggetto di test. Dopo cosa troviamo? Un kit di accessori in questo sacchettino, e qui la cosa comincia a farsi un po' più interessante. C'è questa scatoletta di gomma che contiene i bit, e poi andremo a vedere se questi bit sono di qualità accettabile oppure no. C'è scritto cromo vanadio, quindi promettono già di essere qualcosina di non proprio base. Spero si riesca a leggere cromo vanadio. Dopo andremo a vedere. Poi troviamo, quasi immancabile ormai in molti avvitatori cinesi e non, un braccio flessibile. In questo caso sinceramente un po' corto, diventa, non dico quasi inutile, ma fa più quasi la funzione di un mandrino angolare. Di solito sono lunghi quasi il doppio quelli che ho trovato in altri avvitatori, anche quello della Top Shack che vi ho fatto vedere poco tempo fa, e vi metto qua il video. E poi punte. Abbiamo una serie di punte, alcune per legno, vedete che hanno la puntina centrale, e alcune invece per metallo, con l'indicazione infatti HSS, che è quella delle punte per metallo. Troviamo misura più grande che è una 8 per metallo. Tenete conto che per legno non particolarmente duro le punte da metallo possono essere usate anche per forare il legno, mentre per legno partiamo dalla misura 6, poi questa dovrebbe essere una 5, non c'è scritto niente, vabbè, comunque misure piccole. Un caricabatterie che assomiglia molto a quello dei cellulari o di tanti apparecchi, e questo secondo me è la parte un po' più povera di tutto l'apparecchio. Andiamo a vedere. Infatti la batteria che troviamo in dotazione, che questa volta è una 18 volt, non una 48 volt o 288 volt come magari troviamo in altri avvitatori cinesi, 2 Ah ioni di litio. La batteria, dicevo, ha un attacco per il caricabatterie. Va caricata così, proprio come tanti apparecchi ricaricabili. La cosa non mi piace molto, anche perché
L'uscita di questo caricabatterie è 1 ampere, quindi per una batteria da 2 ampere ci metterà circa 2 ore. E vabbè, e poi troviamo questa che non è in dotazione, ma è la parte più interessante di tutto il trapano, a parte le prestazioni chiaramente. Questa è una batteria compatibile Makita e infatti, come dicevo, la cosa interessante di questo trapano è che può montare le batterie compatibili Makita, come d'altronde molti trapani cinesi. Probabilmente Makita o le è scaduto il brevetto oppure, non lo so, non si era ricordata di fare abbastanza brevetti. Fatto sta che i trapani cinesi usano batterie compatibili Makita, molti, non tutti chiaramente, e questo è uno di quelli. Non è però un clone Makita, infatti potete vedere che è molto diverso da un clone Makita, come per esempio potrebbe essere, per dire, questo che è proprio un clone con tanto di scritta Makita. Colore, forma ricordano molto quello dei trapani Makita, per esempio questo che invece è un vero Makita. C'è parecchia differenza, proprio non sono nemmeno parenti, tranne l'attacco della batteria. Abbiamo i classici comandi dei trapani. Una luce a spegnimento ritardato, come potete vedere non sto toccando, lei è rimasta accesa, si spegnerà dopo qualche secondo, questa è una cosa molto interessante. In più ha una lente che diffonde la luce, di conseguenza evita abbastanza l'effetto ombra. Spengo un po' di luce, vi faccio vedere. Ecco, osservate, vedete che il mandrino proietta sì un po' di ombra ma non troppa. Si riesce comunque ad avere una zona di lavoro abbastanza ben illuminata, anche se la cosa migliore è sempre avere la luce qua alla base, e vabbè, pazienza. Poi ha classico tasto di inversione del senso di marcia, orario, antiorario, e non ha particolare gioco. La costruzione tra l'altro sembra robusta in generale, costruito di una plastica molto solida. Il tasto di accensione che è modulabile, e qui il cambio di velocità. La cosa strana che ho riscontrato in altri trapani cinesi è che in velocità 2 in realtà siamo alla prima velocità, in velocità 1 siamo alla seconda velocità. Diciamo che avrebbero dovuto mettere una freccia, quindi 1, 2. Va bene, dai. Qui abbiamo la ghiera di impostazione invece della funzione. Nella prima posizione avvitatura, quindi interviene la frizione. Nella seconda posizione foratura, la frizione è disabilitata. Nella terza posizione battente, quindi abbiamo, eccolo qua, la funzione di trapano battente a percussione, come si può anche dire. Prestazioni dichiarate da 0 a 1550 nella prima velocità, da 0 a 2550 nella seconda velocità. No, non ci siamo assolutamente. Queste sono cose che spesso mettono a caso e anche qui sono caduti in fallo. Un'altra cosa che invece purtroppo devo dire c'è è il mandrino da 10 mm. Abbiamo un trapano brushless, se notate non fa nessuna scintilla, quindi un motore senza spazzole, molto più duraturo e in teoria anche più potente rispetto a un motore a spazzole. Un trapano che è piccolissimo, tra l'altro pesa pochissimo, adesso lo vedremo, ma un mandrino solo da 10 mm, un po' piccolino. È vero che volendo si può sostituirlo, in ogni caso. Tra l'altro il mandrino è a doppia ghiera, quindi non ha il blocco del mandrino. Vedete che io riesco a far girare il motore facendo girare il mandrino. Infatti per serrare la punta devo tenerlo fermo qui e aprirlo con l'altra mano. Tra l'altro la ghiera è un pochino piccola, ma comunque si riesce lo stesso. Al massimo in questo tipo di mandrini si può anche aiutarsi con il motore, a differenza di quelli a singola ghiera, nei quali non è consigliabile aiutarsi con il motore per il rischio di rompere il meccanismo di spindle lock all'interno. Stavo dimenticando di dirvi che in posizione centrale abbiamo il blocco totale del trapano, purtroppo anche della luce. In alcuni modelli si accende la luce anche se il trapano è bloccato, qui no, non funziona nulla. È il blocco di sicurezza. E poi, anche se nella batteria in dotazione c'è un indicatore di carica a 4 tacche, ce l'abbiamo anche qui, guardate. Abbiamo 3 LED che ci indicano la carica della batteria, perché alcuni tipi di batteria compatibile Makita non hanno l'indicatore di carica e quindi
I trappanini compatibili Makita cinesi hanno quasi tutti questo indicatore di carica incorporato nel trapano ed è una cosa molto comoda. Ora, come dicevo, abbiamo la sua bella custodia in cordura che può contenere in verità non troppo comodamente il trapano, una batteria aggiuntiva e il suo caricabatterie ed eventualmente qualcos'altro, ma ripeto, l'hanno fatta un po' striminzita. Comunque ci sta tutto, come potete vedere. Se magari poi siete amanti delle valigette rigide, potreste anche acquistare una valigetta universale tipo questa, che vabbè, questa era di un altro strumento, aveva già le sue sagommature, ma proviamo dalla parte vuota. Vedete, modificando leggermente, poi dipende dalle dimensioni della valigetta, se la valigetta dovesse essere un pochino più grande di questa, si può inserire direttamente il preformato che viene mandato col trapano. In questo caso andrebbe un attimino tagliato, ma comunque con una certa facilità si può inserirlo all'interno di una valigetta. Magari forse le spazzole non ci starebbero, comunque era un suggerimento che vi do. Con un po' di fantasia si può fare anche questo. Vediamo un paio di dati, diciamo così, quantitativi prima di proseguire. Il peso dell'apparecchio a vuoto con batteria è di 1,160 kg, quindi è veramente molto leggero. Tenete conto che è il peso di un avvitatore 12 volt, ma qui siamo in presenza di un avvitatore 18 volt che, ripeto, può montare tranquillamente anche batterie da 5 Ah o anche di più se esistessero della Makita. Altra prova d'obbligo, vedete qui il tag per misurare la velocità, è la prima cosa che faccio quando mi arriva un trapano nuovo, andiamo a misurare la velocità. Quindi ricordandoci che la prima velocità in realtà è quella verso il numero e non quella col numero visibile, vabbè, andiamo a provare la prima velocità, senso orario sempre. ...427 giri al minuto, quindi siamo circa a 430 to. Nulla che abbia a che fare con quello che c'è scritto qua. Vabbè, proviamo la seconda velocità. ...1550 giri al minuto, quindi rispetta quello che c'è scritto qua 1550, mentre questa è di fantasia. Ho pensato potrebbero essere anche i battiti, ma i battiti di solito sono 28.000, 30.000 al minuto, non 2.550. Vabbè, lasciamo stare. L'importante poi è vedere l'efficacia, però un sasso dalla scarpa io me lo devo togliere. Qui abbiamo 2 Ah di batteria. La batteria non è da 2 Ah ma è da 1500 mAh, quindi 1,5 Ah e non 2. Non vedo perché debbano dire queste bugie inutili, perché non c'è una gran differenza in realtà tra 1,5 e 2 Ah. Basterebbe essere onesti e dichiarare la vera capacità, oppure mettere delle batterie da 2 Ah che non costano neanche molto di più. Va bene, questa ve la dovevo dire. Tenete sempre conto poi che è un vizio che hanno in molti, perché ho aperto anche queste, poi farò un video apposito. Queste sono batterie compatibili Makita dichiarate da 5 Ah con tanto di sigla BL1850 come le Makita originali. In realtà dentro ci sono degli elementi da 2 Ah ciascuno, quindi la batteria è da 4 Ah perché ce ne sono a 2 a 2 in parallelo e non da 5 Ah. Comunque la batteria è abbastanza ben fatta, vedete, c'è tutto il suo circuito di protezione e di bilanciamento delle celle, quindi da quel punto di vista niente da dire, prodotta con criterio. Peccato appunto per questa cosa, che potevano benissimo evitare di barare sulla capacità reale della batteria. Bene, chiarite tutte le caratteristiche tecniche, diciamo numeriche, andiamo a vedere invece le prestazioni, per capire appunto se i 60 Nm che dichiara il sito, anche se poi sulle istruzioni non c'è cenno a questa caratteristica, se sono reali, quanto sono gonfiate, diciamo, e comunque cosa riesce a fare questo trappanino. Stavo quasi per scordarmi la risposta alla domanda gira dritto, osservate il mignolo di mano. Ok, direi che gira perfettamente dritto. Non dovete mai guardare qua, ma dovete sempre guardare qua e utilizzare chiaramente una punta che sappiate che è dritta per fare queste prove, perché se
usiamo una punta a banana, è ovvio che sembrerà sempre che il trapano giri storto, cioè che abbia il mandrino fuori asse, ma qui nessun problema. Iniziamo con la delicatezza della frizione, quindi mettiamo in posizione avvitatura, frizione su 1 e andiamo ad utilizzare i suoi accessori con cui viene fornito, perché io dico, se compro un trapanino con tutti gli accessori magari ho piacere di utilizzarli e non di dovermi procurare dei bit nuovi, perché quelli in dotazione non sono buoni. Il portabit in dotazione, che non ha scritto nulla a differenza dei bit, quindi non so di che metallo sia, ha un magnetismo tutto sommato sufficiente, anche se non esagerato. Vediamo un po' com'è la rispondenza dimensionale dei bit. Il PZ1 ha un pochino di gioco, però riesce a sostenere la vite. Diciamo, ho visto di meglio. Ripeto, teniamo stretta la parte più vicina al trapano e giriamo l'altra. E così serriamo il mandrino. Possiamo anche dargli un colpetto col motore e chiuderlo. Proviamo questa, appunto. Questa è una 15 mm x 3. Vi dico già, praticamente nessun trapano riesce a fermarsi in tempo prima di spanare questo tipo di vite. Sì, la rispondenza dimensionale del bit non è ottimale. Vedete, va trattenuto fino a che la vite non è instradata. Chiaramente sto lavorando senza preforo, se avessi il preforo sarebbe più facile. Ok, come mi aspettavo, ha spanato. Quindi andiamo con questa 4x15, un po' più grande. Qui devo cambiare bit perché è un PZ2. Approfittiamo, ecco, questo tiene un po' meglio decisamente, anche se anche qui però un po' meglio dell'altro. Infatti non sfugge la vite. Quasi ci siamo. Ora proviamo ad andare con una 4x20, quindi anche qui in teoria dovrebbe scattare. Qui non è scattato, stranissimo. Veramente strano. Proviamo con una 5x20. E qui è scattato prima che arrivasse a filo, quindi proviamo a mettere la frizione su 3. Arriva a filo, quindi sì, la frizione però a questo punto sembrava una cosa casuale prima. Riproviamo con la 4x15. Sì, devo dire che è stata una cosa casuale, di conseguenza niente, fino alla 5x20 sì, è così, fino alla 5x20 la frizione non scatta. Di conseguenza devo dire siamo nella media dei trapani, non è migliore degli altri. Ora cominciamo a far sul serio 8x150 e qui andiamo a vedere proprio la potenza pura. Tra l'altro vedo che nei bit in dotazione c'è anche la T40, che non è una cosa così facile da trovare in questo tipo di trapani. Vediamo un po' che cosa fa. Intanto mettiamo l'impostazione massima della frizione, che è di 25. È stranissima sta cosa. A 25 con una 150x8 non è scattata la frizione. E comunque ci è andato via tranquillo, quindi considerato che già queste sono viti che normalmente non vengono avvitate con questo tipo di avvitatori, siamo già a una potenza abbondante, anche se da lì a dire se a 60 Nm ce ne passa. E quindi passiamo a una 250x8, stesso diametro ma molto più lunga. Allora, normalmente io devo puntellarmi col corpo per fare questo tipo di lavori, altrimenti mi slogo il polso.
Ah, però. Ora avete sentito scappare il bit, ma in realtà è colpa della punta rovinata, perché questa è una vite che ho usato parecchie volte. Vediamo se vedete che inizia già a rovinarsi il bit. Comunque andiamo avanti con lo stesso bit, voglio capire fin dove arriva. Scusate, questa era una 300x8, infatti questa, che è quella più grande con cui faccio le prove, è una 300x10, e adesso andiamo a provare proprio con la 300x10. No, sono abbastanza perplesso perché avevo i buchi che vedete, li avevo fatti durante le pre-prove. Faccio sempre qualche prova preliminare per capire che cosa ho di fronte, perché se l'apparecchio non vale, è una ciofeca, chiamo direttamente il signore di Banggood o chi per lui, di chi mi ha mandato l'apparecchio, e gli dico: guarda, lasciamo perdere. Se arrivo a fare il video vuol dire che ho già fatto delle prove prima. Ecco, e vi stavo dicendo, prima di... aspetta, ok, puntiamo la vite. Vi stavo dicendo che nelle prove non era stato così bravo. Ora non so se è perché ho già caricato 2 volte la batteria e ha preso un po' di vigore, non lo so veramente, non arrivava ad avvitare una 250x8 senza problemi in questo modo. Si bloccava almeno una volta. Probabilmente con l'uso è migliorato, cosa volete che vi dica? È la prima volta che mi capita. 300x10. Ecco, con la 300x10 si è bloccato e non c'è verso di farlo andare avanti. Ok, addirittura sentite che scatta una doppia frizione, proprio il meccanismo, anche se la frizione è disinserita, scatta lo stesso. Questo significa che proprio lui dice: no, mi rifiuto. Però io voglio fare una prova. Mettiamo una batteria da 4 Ah, perché come vi dicevo non è una 5 ma una 4, e vediamo cosa fa. Ok, come potete vedere, no, scusate, è colpa mia, avevo lasciato inserita la frizione, però vedete che la 25 è veramente potentissima come frizione. Mettiamo in foratura e vediamo cosa succede. Assolutamente niente, si rifiuta di andare avanti. Quindi la prova della 300x10 non è superata, ma direi che non è neanche un gran male. Però ci riproviamo, vediamo un po'. No, niente, si rifiuta categoricamente. Boh, ha scaldato ma neanche tanto. Adesso riprovo però, perché sono cocciuto e curioso, con la 300x8, perché prima l'ha sbattuta dentro con una facilità incredibile e la cosa mi è sembrata perfino strana. Ci voglio riprovare. Sì, il legno problemi non ne ha, quindi è proprio così. Arriva addirittura a spanarla. Voglio provare qui un'altra volta perché proprio non mi do per vinto. Ah, ok. Probabilmente prima avevo beccato il foro di un'altra vite, perché adesso è arrivato comunque a buttare la testa della vite di almeno un paio di millimetri all'interno del legno, ma poi è comunque scattata la frizione. Questa cosa che la frizione scatta sempre e comunque è un bene e un male. Sinceramente è talmente forte la posizione 25 che
non me ne preoccupo. Anzi, vi direi, la posizione 25 praticamente corrisponde alla foratura. È la prima volta che mi capita, ma non è nemmeno un male, perché veramente, cioè, è talmente potente la posizione 25 che ne abbiamo qua da avvitare prima che scatti. Ok, proviamo a bucare qualcosa. Per aprire il mandrino, come potete vedere, potrebbe risultare difficoltoso. Diamo un colpetto col motore in senso antiorario e l'abbiamo aperto, senza star lì troppo a sforzarsi. Cambiamo legno e andiamo a forare. Sono curioso di vedere la qualità delle punte in dotazione, quindi proviamo la 6 da legno. Posizione foratura, velocità 2. L'asportazione del trucciolo da parte di questa punta è alquanto difettosa. Punta da 6 della Bosch. Guardate, questa ha un doppio elicoide proprio per l'asportazione del trucciolo. Vediamo un po' se è davvero più efficace. Ok, la punta in dotazione non è buona. Vediamo quella da ferro. Spesso con le punte da ferro ho forato il legno meglio che con le punte da legno. Magari sarà meno precisa, non lo so. Ditemi i vostri pareri nei commenti. Non l'ho stretta bene. E infatti va dentro molto più facilmente. Avevo già messo via tutto e mi ero dimenticato di provare una bella Forstner da 35, punte molto ostiche. Qui vi anticipo già che ci avevo già provato e lui ci riesce. Vai, velocità 1, perché guardate cosa fa in velocità 2. Eccolo qua, tende a bloccarsi, quindi andiamo in velocità 1. Vedete che quando si blocca in realtà si blocca il solito mandrino, cioè scivola la punta. Direi che, dato che queste vanno utilizzate per mettere cerniere e cose del genere, non serve andare oltre, ce la fa, ma voglio provare invece con una bella 35 di queste che non so come si chiamano sinceramente. Queste tra l'altro, avendo il codolo esagonale, non hanno il rischio che ci scivoli il mandrino. Andiamo, proviamo velocità 2, vediamo cosa succede. Si blocca immediatamente. Tenete conto che adesso ho rimesso sulla sua batteria originale. Ecco, quello che abbiamo visto prima, cioè che scatta la frizione, diventa un problema con questa punta. Perché anche se il trapano ce la farebbe tranquillamente, in realtà scatta la frizione, quindi lui si ferma. Proviamo, l'avevo lasciata a 23 perché normalmente dovrebbe essere esclusa, proviamo a 25, vediamo. Qui penso che proviamo con una batteria più grossa. Dicevo, penso che dipenda anche proprio dalla batteria. Proviamo, vediamo.
ok, scalda molto, ma con la batteria da 4 Ah ce la fa, anche se ogni tanto sentite che tende a scattare. Questa cosa non so se sia un problema del mio esemplare o di tutti quelli di questa mensela, ripeto, non è un gran male, perché il fatto che la frizione sia potentissima a 25, praticamente non interviene mai, lo fa, diciamo, passare come un non avere la frizione in posizione 25. Però per curiosità voglio provare con la posizione avvitatura e la frizione 25. Ok. No, è proprio una taratura. Anche se noi lo mettiamo in posizione di foratura, comunque tende a scattare la frizione. Praticamente nell'uso, madonna come l'abbiamo sforzato tanto, è scaldato, ha scaldato molto. In pratica succede questo, che in posizione foratura andiamo oltre il 25, ma non la esclude completamente. Ripeto, nell'uso normale non ce ne accorgeremmo mai. E nelle prove che ho fatto io ce ne accorgiamo perché sono fatte apposta per metterli alla frusta, ma ripeto, è un problema molto ma molto relativo. Ora, dato che sul mattone, come ho detto e dimostrato in diversi video, tutti più o meno gli avvitatori di media potenza riescono a forare, usiamo questo calcestruzzo non troppo duro, andiamo su foratura a percussione e via, velocità 2. Il problema è questo, vedete, che bisogna stringere molto ma molto bene il mandrino e la forma non ci aiuta. Ecco, la forma non ci aiuta perché lui la forza ce l'avrebbe tutta. Va via molto bene sul calcestruzzo, stava forando alla grande. No, assolutamente bene la potenza del trapano. Peccato appunto per il mandrino che va, vedete, stretto diverse volte e poi diventa anche difficile da aprire. Bisogna per forza aiutarsi col motore. A questo punto saltiamo la 8 e andiamo direttamente alla 10. Ok. Bravo, bravo, complimenti. Si è scaldato molto, vi dirò, si è scaldato parecchio, però bene, 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 bene. Andiamo alle conclusioni. Mi chiamo Bond, Steve Bond. Insomma, bello, simpatico. A parte quelle due cosette che abbiamo notato, no. Allora, cominciamo dai difetti, o cominciamo dai pregi, È leggerissimo e anche molto potente. Fora 10 mm sul calcestruzzo, cioè pesa 1,1 kg, 1,1 kg con la sua batteria. Ha una dotazione di accessori che, abbiamo visto, le punte valgono sì e no, meglio quelle da ferro che quelle da legno anche no. I bit sono di media qualità perché anche se c'è scritto CRV hanno una rispondenza dimensionale
tutto sommato non perfetta, anche se ne ho visti di peggio, tipo quelli della Proxoid. Alcuni, non tutti, alcuni sono anche buoni, ma insomma, difetti, il mandrino. Il mandrino va stretto bene, molto molto bene, che poi una volta stretto bene avevo visto che funziona, però se non siamo proprio lì ad aiutarci col motore e cerchiamo di stringerlo a mano, con la percussione la punta slitta, ecco. Altro difetto, la batteria che bara sulla reale capacità. Tra l'altro io adesso le prove le ho fatte tutte con una 4 Ah per vedere la potenza del trapano. Sicuramente con questa avremo qualche protezione in più, perché la batteria tende anche a scaldarsi. Tenete sempre conto che per prezzi di circa 25 euro si trovano le compatibili Makita da 4, dichiarate 5, ma poi in realtà sono 4 Ah al massimo. Ne ho trovate da 4,2, ma 5 non ci arrivano. Poi ce ne saranno di compatibili più costose che magari avranno anche i 5 Ah reali, e quindi devono avere all'interno degli elementi 18650 da 2500 mAh, se vi venisse il grillo di aprirle. Questa invece ha degli elementi da 1500 mAh, sufficienti per un trapano del genere per la maggior parte degli usi. Poi volevo dirvi, vi arriverà con una o due batterie, lo scegliete voi. Il prezzo di questo con una batteria al momento in cui faccio il video è di 43 euro, quindi considerate che per un trapano brushless così potente, non dico che è regalato, ma è veramente un ottimo prezzo. Potreste trovarlo alcuni giorni senza offerte in corso. Io comunque mi farò dare un codice sconto dal signore di Banggood che metterò giù in descrizione. Attenzione, perché i codici sconto a volte valgono soltanto per un tipo di spedizione. Loro prevedono sia la spedizione dalla Cina più lunga, sia quella dalla Cecoslovacchia, scusate, sono vecchio, dalla Repubblica Ceca, più veloce, ma non sempre i codici sconto sono applicabili a entrambi i tipi di spedizione, entrambi i magazzini, diciamo. Evitate in generale quelle da US, perché sono sempre a pagamento, mentre quelle da Cina e Repubblica Ceca sono gratis. La spedizione chiaramente, non il trapano. Cos'altro dire? Che un'altra volta gli apparecchi che mi ha spedito Banggood mi hanno stupito, ed è la terza volta consecutiva, e ho in serbo qualcosa di molto carino anche. Un abitatore di impulsi che vi farò vedere quando farò il cambio gomme da estivo a invernale sulla mia auto, una fresa per legno e un mini Dremel ricaricabile molto molto carino ed interessante. Rimanete sintonizzati. Io spero che il video vi sia piaciuto, quindi mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità. Utilizzate tutti i link che lascio in descrizione, sia quelli di Banggood sia quelli di Amazon, per aiutare il canale. Naturalmente quelli su questo trapano e su tutti gli altri che sto provando o che ho già provato di Banggood. E utilizzate anche tutti i link per entrare su Amazon, fare qualsiasi acquisto senza spendere nulla di più e aiutare il canale. E noi ci vediamo la prossima volta. E noi ci vediamo la prossima volta.